Buongiorno amici del canale. Ciao! Oggi lavoriamo a questa credenza che era in un pollaio. Sì. Ci mettevano dentro i mangimi dei polletti, vieni a salutare, brava Pina. Ci mettevano dentro i mangimi dei polletti e questo è lo stato odierno. Stava per essere buttata, un po' di dignità, Pina, per cortesia, un po' di dignità, un po' di dignità. Comunque, bando alle ciance, stava per essere buttata e io me la sono presa perché ci sto male quando vedo che comunque qualche mobile antico che ha anche quasi 100 anni, come può avere questo, viene buttato. Detto questo, noi ora ci metteremo mano, soprattutto faremo aba in modo molto profondo perché questo è l'interno, è tutto vero, quello che voi state vedendo è la normalità perché questo è il soffitto, sta crollando tutto quello che c'è, le ragnatele, la campanellina e ecco Pina, sente la campanella e le piace, la regaliamo a Pina. E nulla, l'unica garanzia di successo è che come sempre è tutto legno e quindi va salvato al 100%. Partiamo? Partiamo. Partiamo. Questa parte del lavoro non ve la facciamo praticamente mai vedere perché pensiamo che sia noiosa, ma in realtà secondo me è molto molto importante. In un mobile come questo, conciato in questo modo, non possiamo pensare di andarci delicatamente. Come vedete qua abbiamo diverse spazzole per andare negli anfratti e ovviamente stiamo anche aspirando l'interno perché c'era di tutto qua dentro, a volte anche qualcosa di indesiderato. Quindi mi raccomando, quando si mette mano a un mobile vecchio, la pulizia deve essere a fondo, si corica, si apre, si toglie, si pulisce a fondo, anche più volte e si sciacqua sempre, chiaramente con spugne strizzate. Vai Emma. Stiamo selezionando il mobile per capire se alcuni pezzi vanno cambiati oppure no. Quando io vedo tanto tarlatura ho sempre paura, però i legni vecchi e belli a volte anche tarlati hanno un certo sapore. Quindi carteggiamo e vediamo cosa viene fuori. Questo è il fondale del mobile e in effetti è un legno veramente bello. Adesso carteggerò ancora un po' qua che c'è un allone di bruciato forse. Dietro, come vedete, era stato rinforzato in questo modo con un vecchio pezzo di legno. Io probabilmente adesso stacco e lo rinforzo ancora di più, ma lo tengo perché è veramente bello. Ha i suoi anni ma è solido e nonostante i tarli che non ci sono più ovviamente, è veramente un bel legno, non si butta. Per rendere presentabile questa vetrina ci ho dovuto mettere mano, non solo io, anche i miei amici qui, Emma e Franco, hanno dovuto ampiamente aiutarmi. Abbiamo tagliato, abbiamo incollato, abbiamo segato, abbiamo fatto di tutti i colori, sparato con la groppilatrice, perché? Perché c'erano questi bei legni super solidi, ma erano tutti quanti divisi, anche lui sotto era crepato a metà e aveva degli aiuti da legni di dubbio gusto. Il fondale era completamente ammuffito e quindi ho dovuto assolutamente cambiarlo perché comunque era un materiale molto poroso, tipo cartonato, non era legno grezzo e quindi non avrebbe mai avuto un profumo degno di essere chiamato tale. E quindi abbiamo cambiato anche il fondale, abbiamo rinforzato tutto il mobile e quindi le cose belle sono che i cassetti ora sono perfetti, non sono più divisi, c'era la crepa aperta ed erano cassetti che si incastravano e sono perfetti. I ripiani sottostanti anche, la scocca del mobile bella bella sana e ovviamente anche la parte superiore. Non è finita qua
perché prima di iniziare a colorare voglio carteggiare a tutti i costi il piano, perché secondo me ha un colore meraviglioso, lo voglio portare fuori a legno grezzo questo piano, ma ora mi sposto perché devo andare a sverniciare i vetri. E perché svernicio i vetri? Li svernicio perché questo dipinto che c'è non mi piace, non è un dipinto di pregio, di valore, in più è anche molto rovinato. Non è un dipinto fatto secondo me da un artista, può essere piacevole, a qualcuno può essere piaciuto divertirsi con questo mix di colori, non sta bene con lo stile che voglio dare a questa vetrina, quindi mi permetto di sverniciarlo. Ho fatto per un test prima, quindi ho steso su questo primo vetro lo sverniciatore e come potete notare in molti punti già lo sverniciatore diventa aranciato, vedete che non è più del bel verde classico, no? Magic Paint, vedete che è un pochettino più sporchino, ecco perché sta iniziando a sciogliere. Probabilmente qua per dipingere questi vetri all'epoca hanno usato la porporina e come vedete già dagli angoli inizia già a sverniciare, guardate, se vedete qua va via. Quindi non voglio assolutamente andare a deturpare i vetri, non lo voglio rovinare, quindi lascio ancora agire per un po' di tempo lo sverniciatore e quando sarà perfetto inizieremo a togliere. Vedete che qua addirittura i pezzi di vecchia vernice si stanno togliendo e vedete che ci sono molte sbavature. È stato fatto da una persona che si è dilettata, non da un professionista. Io ora metto lo sverniciatore in 4 cucchi abbondanti. Quando dovete togliere strati di colore abbastanza spessi, ricordate sempre che lo sverniciatore deve essere steso un po' abbondante, va bene? Non deve essere steso sottile, perché comunque, come potete vedere, deve fare il suo lavoro di infusione, deve andare in profondità nel mobile e quindi è giusto essere un po' più abbondanti. Nel caso facesse molto caldo, ci fosse vento, mi raccomando, oltre che a massaggiare col pennello di tanto in tanto, coprite anche con una plastichina, una pellicola, in questo modo non secca perché non prende aria. Comunque la cosa migliore per fare un buon restyling, una buona sverniciatura è sempre quella di andare un po' più abbondanti con lo sverniciatore, quindi non essere mai troppo tirchi nella stesura dello sverniciatore e di tanto in tanto andare a smuovere. Quindi anche se voi lo coprite e lo tenete 2 ore, mi raccomando, di tanto in tanto si deve sempre andare ad accarezzare e smuovere col pennello. Mentre i vetri sverniciano, io faccio che carteggiare la parte superiore di questo bel mobile. Guardate adesso, collegando la levigatrice con una grana 120, l'ho appiccicata qua sotto all'aspirapolvere, ottengo un risultato perfetto, quindi liscio, bello, vellutato e non faccio polvere. Cosa importantissima. Ha sverniciato molto bene, anche se essendoci appunto dei residui di porporina sarà sicuramente il caso di passare anche dell'alcol. Se voi guardate bene qua, passando la spatolina, vedete che ovviamente si stacca tutto. Vedete il fondale, vedete come viene via? Guardate, quando tu sposti si toglie. Unica cosa, non bisogna andare a grattare troppo perché siamo comunque su vetro. Motivo per cui dopo aver tolto via tutto lo sverniciatore e tutto ciò che viene via con lo sverniciatore non andrò a calcare di più, ma andrò a togliere via i residui col vetro. Guardate di qua, dove c'erano le arance, come viene via. Quindi mi raccomando, io sono molto delicata perché ovviamente su vetro si deve andare delicati. Qua sul verde devo aver passato più vari di colore.
Quindi stacco tutto, tolgo tutto e poi decido se rimettere una mano, ma non penso, o passare direttamente l'alcol. Metto lo scotch sui vetri prima di colorare, così da non sbavare. Funziona in questo modo: applico lo scotch sul vetro e con una spatolina vado a marcare l'angolo, dopodiché rifilo col taglierino e in questo modo sono sicura che la mia vernice non sporcherà il vetro e non farà neanche colatura. Questo metodo è perfetto anche per gli specchi. Continuo su tutta l'antina. Forse oggi è proprio il caso di dirlo. Iniziamo velocemente con questa prima mano di colore perché altrimenti perdo le speranze. Nel senso che è talmente brutto ancora, anche se abbiamo tagliato, tolto, rimesso, che bisogna partire. E questa è un po' la cura. Quando si inizia con il colore a stendere la prima mano già cambia tutto. Il legno cambia, inizia a prendere tono, uso l'Elizabeth, uso l'Olivia, un verde bellissimo che sta bene con le forme del mobile e inizio. Già questa è una cura perfetta. Si vede già che aggrappa bene, che si sta iniziando, no? A capire che forma prende il restyling. Come sempre, mi raccomando, seguite la vena del legno, quindi quando il legno va nel senso orizzontale si va in orizzontale, come me adesso. Quando il legno va in verticale si prende il pennello e si va in verticale, così. Questo è un metodo di stesura ottimale. Ancora meglio se mi riuscite a fare una pennellata incrociata, dove si va sia in orizzontale che in verticale per lisciare al massimo il colore. Anche qua ho fatto già la pennellata prima in orizzontale, ora la faccio in verticale, così, e continuo. Emma, anche tu mi aiuti? Sì. E allora partiamo. 2 Olivia, 2 barattoli già aperti a metà, 2 pennelli Elizabeth e copriamo sta base bruttissima. Una bella passata di Nuit Parisienne versione wall che ha già dentro il protettivo idrorepellente nella parte sopra della vetrina. Perché? Perché non mi piace questa miscellanea di legni, in più sono un pochettino usurati e bruttini. E ovviamente devo stendere già ora un colore che sarà poi perfetto per la carta da parati che ho deciso di inserire all'interno. Guardate con una mano, mi trovo il colore perfetto, definitivo. Mi trovo la situazione veramente bella perché guardate i legni sono completamente miscelati, ho la vernice che è già protettiva e quindi non devo passare anche la protezione interna e soprattutto profuma, quindi quando avete mobili vecchi con dei legni che magari hanno avuto qualche vicissitudine, la wall è sempre la soluzione migliore. Una bella mano di wall ovunque e poi dopo la chicca della carta da parati. La sorpresa per questa credenza è la carta da parati. Apro una parentesi. L'ultimo mobile che abbiamo fatto con una carta da parati di questa collezione l'abbiamo chiamato Discordia. come mai, Emma?
perché ha creato pareri contrastanti. C'era chi diceva che sembrava una credenza della nonna Pina, c'è chi diceva bello e forte e aggressivo, c'è chi come sempre dice che abbiamo deturpato un pezzo storico. Sì. Non era un pezzo storico, era un pezzo bello, rustico, fico, e stava benissimo quella carta. Chiaro che chi non l'ha vista dal vivo forse non poteva capire la nostra scelta intellettuale sulla scelta di questa carta, appunto. Chi invece ha avuto appunto la fortuna di venire qua il 6-7 settembre l'ha vista dal vivo prima che la vendessimo, perché in realtà l'abbiamo venduto in pochissimo, anzi me lo sono pure trattenuto qualche giorno più per farla vedere all'evento. In 4 giorni questo mobile era venduto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a volte fare leoni da tastiera e a prescindere iniziare a dire sta male, non serve a niente. Noi siamo il mezzo per arrivare a voi con le spiegazioni. Ovvio che sta a voi capire come abbinare i colori, come abbinare le carte e quali stili scegliere. E qua mi fermo. Sì. Però il catalogo è lo stesso, e quindi Bedford Park di Morris. Ripeto, questo è un catalogo originale di Morris, i disegni sono originali di Morris. C'è una data? Vedete di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di disegni risalenti a 1800, quindi non stiamo a cercare di capire qual è la data giusta, se inizio 800, metà, fine. Sono disegni stati creati nel 1800. Chiaro che vuole un restyling, la moda è così, ci sono dei colori abbinati anche alle stoffe in questo catalogo che sono bellissimi, disegni di stessi toni, ovviamente su tessuti differenti. E badabam! Questa è la carta che io ed Emma abbiamo scelto oggi. La motivazione per cui abbiamo scelto l'Olivia sulla scocca del mobile è perché volevamo andare ad aiutare queste bellissime foglie che hanno addirittura la luce e l'ombra, perché se voi fate caso le foglie che sono davanti con la luce hanno l'interno bianco, le foglie che sono dietro e devono creare un'ombra hanno l'interno marrone. Per creare una carta come questa serve che voi vi avviciniate e che Franco sia tanto bravo nel far vedere la texture, perché se voi toccate sentite che c'è un'imprimitura fatta proprio con l'inchiostro che si usa per stampare a vivo questa carta. È stato tinto il fondo della carta, poi c'è stata una prima imprimitura con foglie e rami per poi dare la terza imprimitura con gli aranci, melograni e tutto quello che è. Questo catalogo è tutto fatto così, è tutto lavorato su più livelli, quindi questi rotoli di carta sono stati fatti a mano con la stesura e sono stati tinti e stampati con più toni in più riprese. Vuol dire che lo stesso rotolo è stato preso in mano da un artigiano tante volte e calibrato, ok? Per questo ve lo dico, perché se trovate una sbavatura non è un difetto, se trovate una sbavatura nella carta è un pregio, perché è fatto a mano. E quando dico che il fatto a mano non può essere perfetto, perché il fatto a mano non è perfetto. Né con la pittura, né con il restyling, né nel resto. Ve lo faccio ancora vedere tutto però perché è troppo bello questo catalogo. E io me lo vedo in una cucina bella, giocosa, riosa, con royal green. Questa carta è pazzesca, anche in parete. Guardate queste foglie, le foglie di acanto sono pazzesche. Qua ci sono altri toni più forti, più vivaci. Guardate, qua la vedete nella sua interezza, ma qui quando è applicata, guardate come diventa giocosa. Con le piastrelle messe in orizzontale, con la parte in tessuto abbinata. Insomma, un catalogo di cui siamo strettamente fortemente innamorate, vero? E ogni volta che cerchiamo di fare un abbinamento un po' più audace, ma con una forte carica di modaiola, ci caschiamo sempre. Morris è sempre tra i nostri pensieri. Allora, Emma, questa è una delle mie preferite, lo sai? Cioè, questa in tutte le sue declinazioni. 1, 2, 3... no, c'è anche quella nera, ma forse quella nera è prima. Ce n'è anche una nera, quindi mi sa che nel prossimo tutorial vi metterò una di queste qua, la Sanderson con i fiori tulipani. Adesso vado alle ciance, andiamo a tagliarla per metterla nel fondo della vetrina. Abbiamo fatto sta fatica per sverniciare i vetri e adesso ci mettiamo una bella carta. Facciamo 2 segni ad altezza 63,5, perché è l'altezza che noi abbiamo deciso di seguire, anche se il mobile è storto, quindi qualche problema ci sarà. 63,5 di qua, 63,5 di qua. Ovviamente con una carta scura girate sempre la carta al contrario, così non fate errori. Cutter molto affilato. Misuriamo poi anche la seconda parte di carta da mettere accanto nell'altro riquadro.
Io odio gli sprechi al 100%, quindi quando faccio la colla per la carta d'apparati e ne avanzo un po', non la butto mai, non importa se costa pochi euro, io non sopporto gli sprechi e non sopporto neanche buttare via i barattoli. Questo qua è un barattolo vecchio usato di Cera Jasmine, che ha un bel tappo, si chiude bene, non prende aria, e quindi la vecchia colla per la carta d'apparati Saratoga sciolta nell'acqua, venuta bella cremosa, perfetta, la conservo per quando devo usare la carta d'apparati velocemente. Quindi mi raccomando, usate questo trucchettino, non buttatela mai via, ma soprattutto ricordate sempre che anche se l'avete creata qualche mese fa, non succede nulla, è sempre perfetta e utilizzabile. Io qua utilizzo questo metodo. Prima ne stendo un velo delicato, leggero su tutta la superficie legnosa, perché quando si lavora su legno è molto differente, non è come quando si lavora su muro, il muro assorbe leggermente meno del legno. Quindi io prima ne stendo uno strato sottile e delicato per tutta la superficie e poi quando è leggermente asciutta che inizia a tirare ne stendo un secondo strato più abbondante che sarà quello che poi si va a inglobare nella carta. È ovvio che non c'è un metodo univoco per tutte le carte. Io vi sto parlando della carta che utilizzo oggi, che è una carta abbastanza spessa e che appunto ha avuto queste diverse imprimiture, quindi una carta che ha una bella sostanza già sua come carta, ma anche diversi strati di inchiostro sopra. Quindi è meglio metterne un po' di più, è meglio non lesinare, non togliere troppi eccessi dai lati, ma soprattutto la cosa migliore da fare è aspettare, non avere troppa fretta e cercare di capire quando la carta inizia ad essere bella, piena di colla e perfetta per poi essere appunto rifilata al meglio. Sono passati 10 minuti e stendo già il secondo strato. Mi raccomando che sia abbastanza abbondante, perché se poi voi rimanete con dei punti, degli angoli, delle parti in cui non avete messo la colla, poi ovviamente la carta si scolla. Alcuni mi chiedono: Elisa, ma perché non usi più la carta da parati con la colla spray? Non è che non la uso più, è che se devo fare dei piccoli pezzi nei cassetti o comunque dei piccoli punti in cui la carta non va a pesare troppo sulla parte del mobile, posso usare anche la colla spray, altrimenti no, sono diciamo più protesa verso questo tipo di colla che per la carta da parati è veramente perfetta. Iniziamo dall'alto centrale qui, perché è il punto dove cade sempre l'occhio e quindi è meglio essere più precisi in quel punto lì. Bravissima. Piano piano, delicatamente, sentite questo rumore. Questa è carta resistente, non dovete aver paura di provarla. Questi mobili solitamente sono abbastanza storti, un po' perché sono fatti da artigiani, non sono stati fatti in fabbrica, e un po' perché questi legni si muovono e ovviamente tendono ad essere un pochettino stortini. Quindi noi cosa facciamo? Tagliamo sempre la carta 1 centimetro leggermente più grande, poi la facciamo applicare per bene e poi in alcuni punti andiamo a rifilarla con il cutter. Qua io mi salvo il passaggio con un panno in microfibra bagnato. Perché? Perché il panno in microfibra bagnato aiuta la carta a diventare appunto umida e in questo modo andrà a assorbire meglio e prima la colla che c'è sotto, quindi mi aiuta ad essere più precisa e a metterci anche meno tempo. Guardate, vedete, ovviamente passando il panno la carta inizia a tendere e inizia a essere più malleabile, ma soprattutto la cosa che voi dovete vedere è che questa carta è talmente bella ma di qualità elevatissima che tu puoi passarci anche il panno bagnato che non si muove. Quindi la facciamo aderire bene, spatolina, e rifiliamo col cutter. Partiamo di qua, taglio preciso sul bordo, giro per non fare danni, delicatamente, e voilà. Guardate che bella! E il connubio con lui parisienne è veramente pazzesco. Rifinisco gli ultimi lati, poi metto la mia credenza montata sui suoi piedi e iniziamo a capire a che punto siamo. Questo cassettone che abbiamo coccolato in tutti i modi fino ad ora ed è tornato ad essere veramente bello, cassettone con vetrina, adesso lo proteggiamo in 2 modi differenti. Le parti in legno con cera e restauratore, le parti invece verdi di usura esterna con il protettivo opaco.
Perché? Perché il legno lo amo, protetto a cera, amo idratarlo ed è un legno veramente bellissimo. Invece la parte, diciamo, verde potrebbe essere poi dopo soggetta a molta usura perché magari va messa in cucina e quindi magari poi viene lavata spesso e tutto quello che ne concerne di un mobile che sta in una cucina. Quindi faccio questa doppia protezione. Non che non vada bene la cera, ma preferisco comunque, visto che non so dove andrà questo mobile perché sarà messo nel mio negozio, preferisco comunque dare una protezione che sia tranquillamente lavabile anche con dei tensioattivi. Ricordate che non si va con spruzzini di nessun genere che sono comunque dei tensioattivi sui legni, non si va con un prodotto sgrassante sul legno, primo perché vai a rovinare il legno, seconda cosa perché toglie la parte cerosa, perché essendo appunto sgrassante toglie la parte cerosa, ok? Io qua mi sono preparata della lana d'acciaio, il restauratore che metterò tra un po' e la cera jasmine, vanno stesi a più livelli. Pennello apposta che uso sempre per olio, cera o restauratore, lo carico per bene di cera e lo stendo bene su questo legno che deve essere idratato. E ora guardate quanto rende questa cera e quanto rende questo legno. Guardate che colore viene fuori, qualcosa di pazzesco. Non è che il colore se ne va via nel momento in cui io poi lo vedo asciugarsi. Se il trattamento a cera e restauratore viene fatto bene, il legno sarà bello, nutrito, liscio, vellutato. E che cosa vado a fare adesso per renderlo così perfetto? Stendo la cera, prendo la mia lana d'acciaio e ho messo la plastica solo per non scorticarmi le mani, perché io vado sempre decisa e poi mi faccio male. La massaggio in questo modo, seguendo ovviamente la vena del legno. Vi aiuta a far penetrare in profondità la cera, vi aiuta a coccolare ancora di più questo legno, diventerà vellutato, diventerà liscissimo e tra qualche ora sarà perfetto per poi ricevere l'ultima coccola, ma anche la più importante, che è quella del restauratore. Se voi passate una mano su un legno tirato a cera così è un velluto pazzesco, quindi non è solo il prodotto che fa tutto, ma il prodotto è il modo in cui si utilizza il prodotto. Ora lo faccio su tutto il piano. Quando poi sarà asciutto vi faccio vedere anche come si stende il restauratore, ma una cosa importante è che il prodotto si usa bene e per avere i risultati duraturi nel tempo e idratare bene il mobile non è che si prende il pennello e si spennella e via, si deve proprio coccolare e curare il legno. Quindi scavo, schiaccio nel legno questa cera, faccio sì che subentri bene, che penetri nelle parti lignee, nella vena e lo nutro al 100%. Questo mobile qua stava per andare in discarica. Chi l'avrebbe mai detto invece che sarebbe diventato un pezzo d'arredo di questo tipo? A prescindere dal fatto che le scelte di gusto che io ho fatto per abbinare i colori e la carta in questo modo, che sono del tutto personali e incontestabili, dovete prendere spunto da quello che vi faccio vedere e farlo vostro. Quindi non dovete dirmi Elisa che bello, Elisa deve esservi utile, punto. Poi se vi piace ben venga, avete buon gusto. Il legno è asciutto e come potete vedere non ha cambiato colore. Ora passo il restauratore, lo metto direttamente sul pennello, non qua, e lo spalmo in modo che vada ad idratare in modo profondo il legno. Se volete proprio potete fare anche la pennellata incrociata in modo che vada proprio in profondità. Oggi lo vedrete già più bello, ma domani verrà fuori un legno che è spettacolare perché il restauratore continua a penetrare nel legno e lo fa cambiare completamente. Io quello che faccio è spalmarlo, ma prima di far tutto il piano inizio anche a lucidarlo perché deve essere lucidato nel momento in cui è ancora morbido. Non si può chiamare bagnato, parlo solamente di morbido, perché ovviamente è una crema che viene super assorbita dal legno. Però ora io faccio ancora il mio ultimo passaggio sulla fetta di legno che sto idratando, così, pennellata incrociata in modo che entri benissimo nella fibra, lo liscio ancora una volta e poi inizio a lucidarlo. Ma state qua perché è una cosa bellissima quella che sta per succedere. Uno straccio vecchio lenzuolo, liscio, senza peletti e si massaggia.
Al tatto sentirete un velluto pazzesco perché il legno sarà completamente chiuso, sigillato, idratato tantissimo e rimarrà anche luminosissimo. Franco, tocca? Oh! Colletto di un bambino. Per farvi capire che non è un passaggio che dici sì, è una cosa in più da fare. No, è veramente la differenza sostanziale nell'idratare e nel curare il legno. Il restyling non è solamente colorare il legno, è recuperare al 100%. Quindi dove si recupera con colore si devono fare le cose fatte bene, con colori che aggrappano bene, che rimangono lì per anni, e quando si va a coccolare il legno lo si deve fare bene. E quindi ora continuo. Protettivo opaco su tutta la parte colorata e la passo col pennello architetto, perché lui va da bravo dove voglio io, nelle insenature, guardate qua, dentro i disegnini, nelle parti più intrise, dappertutto, e mi passa dappertutto il prodotto. Poi quando lo voglio lisciare lo liscio. Sono dei mobili su cui bisogna avere l'attenzione di utilizzare il pennello giusto, perché viene meglio il restyling. Non lo dico solamente per farvi spendere soldi per più pennelli, perché se non volete fare fatica e volete fare un buon lavoro, bisogna anche usare il pennello giusto. Andate a dirlo a un decoratore esperto che voi usate un pennello per tutto, vi prende per matti. Ci sono parecchi pennelli per usi differenti. Guardate qua. Ovviamente io devo sempre seguire la pennellata o comunque la vena del legno, quindi vado anche qua a schiacciare in profondità, vado bene in profondità anche al bordo e poi rifinisco il tutto. Qua seguo il legno in questo punto, qua vado a lisciare in questo modo, qua tolgo via eventuali goccioline tirando bene. In questo modo non avrò più difetti, non avrò gocce, non avrò nulla, non ho fatto neanche fatica. Ricordate che il protettivo opaco quando asciuga non si vede. Il protettivo opaco scompare completamente, il satinato resta satinato, il lucido rimane gloss, lucidissimo. L'opaco non lo vedi, sembra di avere solo Magic Paint, praticamente uguale alla cera, ed è una scelta che io adoro. Anche questo restyling è finito e oggi non ve lo ambiento perché non so dove metterlo. Scherzi a parte, andrò nel mio negozio, lo metterò in un bel punto in cui ovviamente sarà all'ingresso, perché ogni volta che creo un mobile nuovo lo metto nell'ingresso per quella settimana e dopodiché vediamo se parte subito per una nuova casa o se lo sposterò in un altro punto. L'importante è che voi vediate sempre gli abbinamenti che facciamo per capire che noi ce la mettiamo tutta anche per aiutarvi nella scelta dei colori. Anche il nero, che può sembrare un colore più aggressivo, messo vicino a una carta così morbida e a un colore così gentile come l'olivia, prende tutte altre tonalità e sfumature, vero? Guardate quanto sta bene poi unito al legno grezzo, che anche qui è stato massaggiato e coccolato e nutrito con cera e restauratore. È uno spettacolo. Io adoro il fatto di creare questi mix dove il restyling va a far esaltare il triplo il legno antico. Dire che il restyling deturpa, rovina tutti i mobili è una grandissima cavolata, perché se non ci fosse stato il restyling questo mobile sarebbe andato in discarica. Sapete perché? Perché un restauratore avrebbe pensato che non ne valeva la pena. E quindi invece io combatto questa cosa perché ne vale la pena. Decidete voi se non ne vale la pena. Mi raccomando, le vernici Magic Paint sono italiane, garantite, certificate e le trovate solo sul sito elisirom.com suddiviso per regione, sul sito magicpaint.it il rivenditore autorizzato. Ricordate che non ci sono su Amazon, ricordate anche che dietro c'è un'azienda seria, italiana e che lavora bene. Decidete voi cosa mettere sui vostri mobili.